Sifan Hassan è una delle più grandi mezzofondiste di tutti i tempi, da alcuni, anzi da tanti, considerata la più completa mezzofondista di tutti i tempi, capace di spaziare dai 1500 metri alla maratona con risultati strepitosi. Per esempio, basta guardare il suo profilo della World Athletics a partire dai 1000 metri e potremmo leggere record nazionale, record continentale e così via, finché non si arriva a un totale di un record mondiale, 7 record continentali europei e 3 record nazionali, tutti questi ancora all'attivo. Poi ce ne sono stati altri che sono stati tolti, ma ne parliamo pian piano. In più, come se non bastasse, in carriera è riuscita a fare anche delle combo di specialità che non erano mai riuscite a nessun altro atleta nella storia, o almeno non a questo livello. Però adesso parliamo un po' della sua storia, perché Sifan Hassan nasce in Etiopia il 1 gennaio del 1993. Un po' sospetta la data per un'atleta africana nata il 1 gennaio, soprattutto quando si tratta di date prima del 2000, però diamola per buona, anche perché in realtà è già capitato più volte che un atleta vince, che ne so, i mondiali under 20 e poi si scopre che in realtà avesse 24-25 anni. Però adesso è una situazione che fortunatamente capita molto di meno, le situazioni a livello di registri anagrafici sono messe meglio in Africa per quanto riguarda appunto in generale le date di nascita, quindi siamo più tranquilli negli ultimi anni, però può capitare ancora. Comunque Sifan Hassan è cresciuta in un villaggio con tantissima campagna attorno e nelle interviste diceva che in quel periodo si muoveva tantissimo, giocava a calcio con gli amici e gareggiava nella corsa, perché lei ha proprio dichiarato che è nella cultura etiope correre, e quindi non stupisce che dei bambini, dei ragazzini si sfidino in gare di corsa come divertimento, come passatempo. Poi a 15 anni, nel 2008, si è spostata nei Paesi Bassi, dove è stata accolta con lo status di rifugiata, e da lì a 5 anni, ovvero nel 2013, otterrà anche la cittadinanza olandese. In Etiopia le gare di corsa, comunque l'atletica, la faceva per hobby, per divertimento, perché sarà solo una volta spostata nei Paesi Bassi che comincerà a fare atletica più seriamente, impegnandosi di più, tant'è che a una certa si decide di praticare veramente seriamente atletica, dando il 100%, senza più dare la priorità ai soli studi per diventare un'infermiera, perché inizialmente il suo piano A era quello, diventare un'infermiera. Ed ecco che passano alcuni anni da quando è nei Paesi Bassi e nel 2011, a 18 anni, corre una mezza maratona in 1 ora 17 minuti e 10 secondi. In realtà a livello di tempi non è nulla di stratosferico, perché siamo a livello di tempi nella top 200 stagionale europea, quindi nulla che fa gridare al miracolo, però considerando che è una 18enne, un under 20, vuol dire che qualcosina di talento c'è, non è propriamente scarsa. Infatti il mondo comincerà ad accorgersi di lei soltanto nel 2013, l'anno della cittadinanza, e dove sigla il terzo miglior tempo dell'anno a livello mondiale nei 3000 metri. Però bisogna anche dire che i 3000 metri sono una distanza spuria, non sono la distanza d'elezione per quanto riguarda le assolute, quindi è sì significativo, ma non così tanto il fatto che è stata terza al mondo, perché la cosa più importante di quell'anno è il fatto che corri 1500 metri in 4 minuti 3 secondi e 73 centesimi, e questo è al 18° posto mondiale dell'anno in una specialità che viene molto più praticata dei 3000 metri. Quindi con un 18° posto in graduatoria stagionale poteva fare bene ai mondiali di quell'anno. Tuttavia niente campionati mondiali per lei, perché nel 2013 la cittadinanza le arriva troppo tardi e quindi non riesce a partecipare ai campionati mondiali. Però rappresentando i Paesi Bassi, a fine anno ai campionati europei di cross riesce a portarsi a casa l'oro nella corsa campestre under 23, e da lì in poi è un crescendo inesorabile di risultati, continua a esplodere ogni singolo anno, continua a migliorarsi, diventa praticamente un'abitudine trovarla ad ogni competizione internazionale possibile di alto livello. Tra il 2014 e il 2015 domina tranquillamente in ambito europeo. Nel 2014 a 21 anni è la campionessa europea dei 1500 metri ed è d'argento nei 5000, dimostrando fin da subito che è un atleta che non ha paura di fare più specialità in ambito internazionale anche all'interno della stessa rassegna. L'anno successivo è di nuovo campionessa europea, stavolta nei 1500 metri indoor, e si porta a casa anche l'oro nel cross europeo senior stavolta. Questo tra l'altro è l'anno della sua prima medaglia a livello mondiale, dove arriva terza nei 1500 metri ai mondiali assoluti e dove ferma il crono a 3:56 e 05, 17ª donna di tutti i tempi in quell'esatto momento, e a circa 6 secondi dal record mondiale di Gezebe Dibaba, che tra l'altro l'aveva realizzato proprio in quella stessa gara. Mentre il primo successo a livello mondiale arriva già l'anno successivo, a inizio anno, perché ai campionati mondiali indoor diventa la campionessa mondiale nei 1500 metri. Però per vedere un altro successo a livello mondiale bisognerà aspettare un po', perché il 2017 e 2018 non hanno visto lei dominare a livello mondiale. Comunque
sono stati ottimi anni per lei, visto che nel 2016 a Rio ha partecipato ai suoi primi giochi olimpici, dove tra l'altro è arrivata quinta nei 1500 e si è fatta anche una batteria delle 800 metri, distanza che poi verrà accantonata per dedicarsi a distanze più prolungate, dove per esempio ai mondiali del 2017 di Londra arriva la medaglia di bronzo nei 5000 metri e ormai ampiamente sotto i 15 minuti per quanto riguarda i tempi, nonostante nel 2015 e 2016, cioè nei 2 anni precedenti a questi mondiali, non avesse mai corso neanche un 5000 metri. Tra l'altro il 2017 è anche l'anno in cui entra a far parte del Nike Oregon Project a Portland negli Stati Uniti, sotto la guida di Alberto Salazar, un allenatore abbastanza discusso, anzi decisamente molto discusso, sia per abusi sia per incitamento all'uso di doping, motivo per il quale è stato sospeso dall'attività di allenatore nel 2019 e il Nike Oregon Project è stato chiuso. Però Sifan Hassan non ha mai dubitato di Alberto Salazar, perché con lui non ha mai avuto problemi di nessuna natura, non è stata mai incitata a fare uso di doping, ma semplicemente i suoi allenamenti erano durissimi, ha detto che erano veramente tosti i suoi allenamenti. E comunque Sifan ha sempre dichiarato che se qualcuno avesse dubbi su di lei, sul fatto se sia pulita o meno, basterebbe andare a casa sua per farle un controllo antidoping, perché lei è sempre disponibile ogni singolo giorno a dimostrare che è un'atleta pulita e che non ha mai assunto doping in vita sua. Infatti è un atleta che non ha mai avuto problemi con il doping in tutta la sua carriera. Poi appunto il Nike Oregon Project è stato chiuso definitivamente e attualmente la Hassan è allenata da un ex assistente di Alberto Salazar, ovvero Tim Rowberry. Ma torniamo indietro, riprendiamo la narrazione, perché nel 2018 Sifan Hassan fa un salto di qualità notevole, facendo sì che da quest'anno lei sia considerata l'avversario più temibile ad ogni singola gara. Infatti in quell'anno diventa la 7ª donna di sempre nei 5000 metri, con il tempo di 14:22:34 e non a caso diventa la campionessa europea su tale distanza. Ma uno degli apici più alti della sua carriera arriva indubbiamente con i campionati mondiali di Doha in Qatar del 2019, perché ha fatto una cosa che fa impazzire chiunque ci capisca qualcosa di atletica. In quella che è stata la sua seconda gara nella carriera nei 10.000 metri su pista, conquista il titolo mondiale, realizza il miglior tempo dell'anno e dopo pochi giorni conquista l'oro anche nei 1500 metri, con tanto di record europeo e record dei campionati mondiali in 3 minuti 51 secondi e 95 centesimi, il che all'epoca era anche il 6º miglior tempo di tutti i tempi. Questa particolare doppietta 1500 e 10.000 metri non era mai riuscita a nessuno in tutta la storia dei giochi olimpici, né tra gli uomini né tra le donne, e a livello di medaglie e di cose pazzesche questa non è stata neanche la cosa più strepitosa che abbia mai fatto, perché basta spostarsi di un paio di anni in avanti, dato che il 2020 non è mai esistito, nessuno sa della sua esistenza, passiamo direttamente al 2021 con i giochi olimpici di Tokyo, e lì è riuscita a portarsi a casa 3 medaglie, cosa assurda per quanto riguarda una mezzofondista, perché ai giochi olimpici arriva terza nei 1500 metri ma conquista 2 ori nei 5000 e nei 10.000 metri, ed è inutile dire che anche questa cosa non era mai riuscita a nessuno, né uomo né donna che sia. Però dopo questa enorme prestazione, questa enorme pagina nella storia dell'atletica, Sifan Hassan si è presa una lunghissima pausa dagli allenamenti e dall'atletica in generale, ritornando ad allenarsi poco più di un mese prima dei campionati mondiali di Eugene del 2022. E nonostante i mesi senza dei seri allenamenti, nonostante mesi senza confrontarsi con le migliori al mondo, lei in quell'occasione è riuscita comunque ad arrivare quarta nei 10.000 metri e sesta nei 5.000. Però dal 2013 gli obiettivi di Sifan Hassan sono palesemente cambiati. Come succede spesso agli atleti di mezzo fondo, con il passare degli anni si allungano le distanze e si passa gradualmente alla corsa su strada, alla maratona come tappa finale della carriera. E infatti nel 2023 arriva la prima maratona della vita per quanto riguarda Sifan Hassan, perché corre la maratona di Londra, tra l'altro fermandosi anche un paio di volte perché aveva dei crampi durante la gara, e nonostante queste difficoltà, nonostante l'esordio nella maratona, chiude in 2 ore 18 minuti e 33 secondi, record nazionale dei Paesi Bassi e 34esima miglior donna di tutti i tempi, quindi dimostrando che qualcosina nella maratona potrebbe dirlo in futuro. Però non è che abbia abbandonato completamente la pista, cioè il suo primo amore per l'atletica non l'ha abbandonato, perché ha partecipato comunque ai campionati mondiali di Budapest del 2023, e dove, giusto per non accontentarsi di fare una sola gara, ha fatto 1.500, 5.000 e 10.000, difendendosi comunque alla grande, terza nei 1.500 metri, seconda nei 5.000 ma solo 11esima nei 10.000, questo a causa di una caduta che le è avvenuta durante la gara, una caduta che le è
avvenuta, ma che scelta di parole ha avuto, vabbè, una caduta che ha fatto durante la gara. Però direi che è abbastanza chiaro quale sia la sua strada nel futuro di Sifan Hassan, e spero che abbiate colto la battuta di strada. Strada, le mie battute sono sempre belle, perché appunto Sifan Hassan sempre più spesso la vedremo in gare di corsa su strada. L'8 ottobre a Chicago negli Stati Uniti corre di nuovo una maratona, stavolta decisamente più devastante come risultato della prima, perché la chiude in 2 ore 13 minuti e 44 secondi, e che vuol dire che è il record europeo alla sua seconda maratona. E tra l'altro diciamo che è stato fatto leggermente in ritardo questo risultato, perché una ventina di giorni prima, cioè il 24 settembre, era appena stato siglato il record mondiale nella maratona grazie a Tigst Assefa, che aveva corso in 2 ore 11 minuti e 53 secondi. Altrimenti questo tempo di Sifan Hassan di 2 ore 13 e 44 sarebbe stato quello il record mondiale, perché la nostra protagonista è stata la seconda donna nella storia a correre sotto le 2 ore 14, e quindi di conseguenza attualmente è la seconda miglior atleta di tutti i tempi. Quindi con grandissima probabilità Sifan Hassan sarà una delle protagoniste della maratona dei prossimi anni, perché visto con pochissima esperienza riesce già a fare questi risultati. Finora abbiamo parlato principalmente delle sue medaglie e delle sue gare, però se parliamo di Sifan Hassan dobbiamo parlare anche di record, perché a livello mondiale è l'attuale detentrice del record mondiale sull'ora di corsa, ovvero la maggior distanza corsa in un'ora, perché lei il 4 settembre 2020, e infatti queste gare erano un po' le uniche che si potessero fare a livello di mezzo fondo in un certo periodo, ha corso in un'ora esatta 18 km e 930 metri, migliorando di 400 metri circa il precedente record di Dire Tune realizzato nel 2008, e questo è l'unico record mondiale che attualmente detiene, ma in passato è stata la detentrice di altri 2 record mondiali. Dal 12 luglio 2019 al 21 luglio 2023, quindi 4 anni, ha detenuto il record mondiale sul miglio, ovvero circa 1609 metri, con il tempo di 4, 12 e 33, finché a una certa non è arrivata la keniana Faith Kipyegon ad abbassarlo giusto di un pochettino, cioè 4 secondi, che è tantissimo in realtà, e infatti il nuovo record mondiale è 4:07 e 64. Poi l'altro record mondiale che ha detenuto in carriera per soli 2 giorni, tra l'altro, è quello dei 10.000 metri su pista, perché nel giugno del 2021 ha corso i 10.000 in 29,682, prima che appunto 2 giorni dopo la Gidey etiope lo abbassasse di oltre 5 secondi. Spostandoci più sul piccolo, parliamo dell'Europa, dove detiene diversi record continentali, e i 7 record europei che detiene sono 1500, 3000, 5000, 10.000, 5 km su strada, mezza maratona e maratona. Veramente un ventaglio enorme per quanto riguarda le distanze. E poi vabbè, ovviamente l'8º record continentale sarebbe anche il record mondiale, che è quello dell'ora di corsa. Comunque non è che la sua carriera sia sempre filata così liscia, perché per esempio nel 2016, dopo i giochi olimpici di Rio de Janeiro, dove abbiamo detto che era arrivata quinta nei 1500 metri, era mentalmente devastata. Addirittura aveva pensato di mollare l'atletica dopo quei giochi olimpici, nonostante alla sua prima partecipazione olimpica sia arrivata appunto quinta, ma lei era convinta al 100% di riuscire a vincere l'oro, e quindi arrivare solo quinta con oltre 8 secondi in più che ha realizzato in finale rispetto ai turni eliminatori l'ha lasciata veramente male. Non pensava di andare così male in finale. E poi appunto abbiamo detto che nel 2022 si era presa una lunghissima pausa dall'atletica proprio dopo i giochi olimpici, che era andata benissimo, cioè lei aveva fatto cose pazzesche ai giochi olimpici e poi dopo non aveva più motivazione, non trovava più le motivazioni per impegnarsi così tanto nell'atletica dopo quello che aveva realizzato. Quindi la sua carriera è proprio una costante di sali e scendi, un'altalena di emozioni per quanto riguarda l'atletica, in cui si alternano momenti di risultati folli completamente a momenti in cui vuole mollare, a momenti in cui si deve fermare dall'atletica. Non a caso in una intervista di fine 2023 lei ha dichiarato di essere come tutti gli altri, perché ha detto che a volte dubita di se stessa, a volte dubita di essere abbastanza brava da realizzare quello che ha in mente, a volte pensa di non essere all'altezza di quello che le sta intorno, e poi ci sono altri momenti in cui è sicura che riuscirà a realizzare tutto quello che vuole, in cui sa di essere fortissima, in cui è convinta di tutto quello che sta facendo. Quindi anche lei è consapevole di alternare momenti di euforia a momenti di dubbi, di debolezze, e credo che una cosa del genere chiunque ci si possa ritrovare, perché immagino che chiunque dopo certi allenamenti, dopo
dopo un certo periodo sia convintissimo di spaccare il mondo, di fare super risultati, mentre in altri momenti è un po' giù di morale, dice ma chi me lo fa fare di impegnarmi così tanto, ma perché devo continuare a fare a questo livello atletica? E quindi è bello proprio vedere l'alternanza di queste emozioni anche in atleti di altissimo livello, di atleti che detengono record mondiali continentali. Voglio chiudere il video con una frase detta proprio da Sifan Hassan in una intervista, in cui dice proprio di questo argomento che se ci provi potresti anche riuscire a dimostrare di essere il migliore, ma se non ci provi neanche te ne rimani soltanto lì seduto e quindi non si realizzeranno mai i sogni. E con questo spero di avervi fatto conoscere un atleta di cui magari non avete mai sentito nominare o solo di sfuggita, e spero di avervela fatta un po' approfondire e di conoscere e magari anche apprezzare. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale così non vi perdete nessun video, di lasciare magari un mi piace al video se vi è interessato, anche perché dai, se state ascoltando questa parte vi è interessato in qualche modo il video, e mi raccomando buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!